guardate i strati di mela. Che magia creano queste luci. Cariamo bene. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Il video di oggi iniziamo a pulire un po' il soggiorno. Allora, mi piace di organizzarmi in questo modo, prima che iniziano le feste natalizie, quando abbiamo bisogno comunque più tempo per la nostra famiglia, per cucinare, ci dobbiamo dedicare di più magari alle decorazioni, o preferisco di organizzarmi in questo modo. Ecco, magari un po' alla volta mi pulisco bene la casa, almeno quelle parti dove so che bisogna pulire. In questo modo io pulisco ad esempio magari un giorno sopra la cucina o le finestre, o faccio così un po' alla volta, così mi rimarrà dopo più tempo per le feste natalizie, ad esempio per organizzare il menù di Natale, di fare qualche antipasto. Ecco, mi piacerebbe già di inserire nei miei video qualche preparazione per il Natale, magari qualche idea per decorare il tavolo, o ad esempio qualche dolce buono, qualche ricetta più accogliente, più calorosa e più natalizia. Per cui se io inizio già un po' alla volta a prepararmi così, dopo sicuramente mi sarà molto, ecco, non sarò così stressata, perché dopo ci sono da preparare i regali, il menù, per cui si accumulano tutte queste cose che dopo ci stressano. Ecco, prima di Natale mi piace pulire ad esempio bene il frigo. Allora io le finestre le lavo perché quando mi chiama il corriere o qualcuno che suona in campanello, ecco, i bambini hanno questo vizio di spostare le tende, no? Andare lì con le manine sulla finestra, per cui rimangono sempre delle macchie sulla finestra, per cui io se mi pulisco adesso le finestre già sicuramente, ecco, per un bel po' so che sono a posto. Poi mi piace bene pulire bene il frigo, sopra la cucina, anche se noi facciamo qualche decorazione, almeno so che è tutto pulito, non che mi tocca magari mettere qualche ghirlanda o qualche luce e sento la polvere, non mi piace per niente così. Ecco, sono curiosa, voi ad esempio cosa fate prima di Natale? Come voi vi organizzate? Cioè tipo avete un routine dove ogni anno prima di Natale fate determinati lavori o no? Ecco, sono proprio curiosa di leggere come vi organizzate voi. Qua io ho l'armadio, pulisco bene anche qua, ci sono sempre le dita dei bambini, lavo bene il pavimento. Allora, da quando ho il robot in casa sicuramente non c'è la polvere, no, io lo metto anche per lavare, però mi dà sempre la sensazione che se io metto, ecco, il moch, no, me lo lavo bene con acqua, accetto di alcol, un detersivo, l'acqua calda, ecco, sono più sicura che il mio pavimento è bello pulito. Mi è arrivato anche un nuovo tappeto molto chiaro, bello, per cui volevo anche assicurarmi che il pavimento è bello pulito. Quando abbiamo il pavimento pulito è bello, è la bella sensazione, così anche se i bambini vanno in giro o corrono per la casa in calzini, almeno non vedo i calzini sporchi che a me mi dà fastidio. Allora mi è arrivato questo tappeto da La Sola. A proposito, quando voi mi chiedete anche le luci, chi non ha visto il video quando ho messo le luci, sono dal sito La Sola, vi lascerò il link nella descrizione del video. Il tappeto è fatto in cashmere sintetico, è molto bello, ha dei colori molto piacevoli. Quando cammini c'è proprio una bella sensazione, perché il tappeto è fatto di cashmere sintetico, è come la sensazione che vai sul velluto. E anche questi lampadari sono dal sito La Sola, che sono molto contenta e molto convinta della scelta. Ho tolto tutto qua dove tengo i bicchieri, perché sempre puliamo i bicchieri, ma qua raramente quando non ho tempo, o insomma oggi ho tolto tutto, ho lavato tutto già.
Vedo che ancora ci sono un po' di segni, adesso devo bene con un pezzo di carta pulire bene, e devo soltanto luccicare, ecco. Ho tolto tutti i bicchieri, ho già fatto, adesso c'è una lavastoviglie piena con dei bicchieri, soprattutto questi che li uso di meno, ci sono delle macchie, un po' di polvere, insomma voglio pulire bene qua sopra oggi, perché oggi voglio sistemare bene questa parte, anche perché è molto più piacevole, no? Vedere meno bicchieri, tutti belli organizzati, nel modo che non si vede molto pesante all'interno. C'è già la lavastoviglie con tutti i bicchieri che avevo, anche quelli che quando magari per le feste, così comunque è giusto ogni tanto di lavarli tutti insieme. Faccio quella parte e poi voglio anche da quest'altra parte aprire tutto, anche quei bicchieri tipo per spumanti, permetto tutto a lavare nel modo che rimangono belli puliti. Ecco qua, proprio riempito tutto. Ecco, questa parte l'ho trovata più sporca, insomma si vedeva delle macchine. Ho lavato prima con la spugna, detersivo per i piatti. Ho lavato il portaposate in legno, l'ho lavato e l'ho messo veloce, l'ho lavato e l'ho messo subito che si asciuga al sole, così bello pulito. Allora, per stasera intanto preparo il dolce, facciamo una torta con le mele e la mela cotonia. Voi se non avete questo frutto o se non vi piace, allora fate soltanto con le mele. È una torta molto molto buona. Allora io li metterò in questi, a cuocere su questi perché sono più stretti e io li taglio a fettini, li do anche a merenda a scuola ai bambini. Ma volendo voi potete mettere anche in una tela rotonda, quello che siete abituati. Per la prima cosa che facciamo, puliamo le mele e le tagliamo. Visto che questa torta richiede un sciroppo, allora per la prima cosa prepariamo il sciroppo e abbiamo bisogno della mela cotonia, per cui pulisco prima. È un po' duretta, però lascia un profumo nelle torte. Anche con la torta con le pere, quando facciamo, voi provate ad aggiungere un po' di mela cotonia, vedete come fa subito la differenza. Mettiamo sulla grattugia, è più facile anche perché la mela cotonia è un po' duretta. Mettiamo l'acqua, zucchero, mettiamo anche il zucchero. Vado intanto a metterlo a bollire. Mentre si prepara il sciroppo, io mi porto avanti con le mele. Andiamo a pulire le mele. Il sciroppo inizia a bollire, per cui aggiungiamo la mela cotonia dentro. E aggiungiamo anche il succo di limone. Li lasciamo bollire per almeno 15 minuti. Ma voi se non volete fare il sciroppo con la mela cotonia, allora questa buccia prima lo pulite e fate il sciroppo con la buccia, così riutilizziamo anche la buccia. Io ho preferito mettere mela cotonia perché lo fa più saporito, però è molto buono anche soltanto con la buccia, il sciroppo esce buono lo stesso. Sono passati 7 minuti, io adesso tolgo la mela cotonia, però il sciroppo lo lascio
bollire altri 10 minuti. Anzi, guardate cosa facciamo, metto proprio la buccia all'interno e facciamo sciroppo con la buccia. Vi farò vedere come cambierà un po' anche il colore. Ho pulito le mele, anche le mele le voglio così facciamo prima, Sciroppo, vedete che bel colore che ha fatto? C'è un seme qua, vabbè, non importa. Metto anche una cannella all'interno adesso. Potete fare bollire anche per 20 minuti. Ecco, ci siamo quasi, abbiamo le mele. La mela cotogna la mettiamo qua sopra. Ora adesso abbiamo bisogno di 2 uova. E zucchero. Vi lascerò tutte le dosi nella descrizione del video. Il latte. Un pizzico di sale. Noce moscata. Cannella. Vedete che è veramente molto facile da fare. Mettiamo la farina, che bisogna comunque setacciarla, e mettiamo il lievito per il dolce. Mettiamo tutto all'interno e con le mani amalgamiamo bene. Che profumo qua, ragazzi, buono! Mi immagino adesso quando lo metterò in forno, si riempirà la casa con profumo di cottura, con questa cannella. Posizioniamo tutto all'interno. Lo mettiamo in forno e prepariamo i noci o le mandorle. Io userò i petali di mandorle. Sono passati 40 minuti. Io il sciroppo l'ho messo un po' fuori e lui si è già un po' raffreddato, per cui spalmiamo bene con questo sciroppo la torta. Ripeto, quello che lo fa più saporito, quello più profumato è la mela cotogna, per cui se vi procurate la mela cotogna sicuramente vedrete la differenza. Io metto un po' di mandorle, mettiamo proprio petali di mandorle perché mi piace di più. Le noci con questi meli un po' forse nasconde il sapore della mela cotogna. Invece le mandorle abbiamo comunque un effetto croccante, buono. Mettiamo per altri 10-15 minuti, sempre a 180 gradi. Preparo anche un po' per decorare la nostra torta. Ecco che la torta è pronta, si vede proprio il sciroppo buono. Poi questi mandorle croccanti. Prendiamo un po' di questo sciroppo. Che bontà! Ragazzi, io non riesco a descrivere. Io ho assaggiato adesso un pezzo
quanto è buono. Ecco, mettiamo anche un po' di scorza di arancio. Guardate i strati di mele che ci sono. Vi volevo mostrare quello che ho preso per Natale, ma soprattutto quello per decorare l'albero e anche la casa. E anche quest'anno aspetto affinché portano gli alberi veri. Ecco, da quando ho fatto con l'albero vero in casa, non mi immagino già di mettere un albero artificiale. Cioè, non lo so, non è così magico come con un profumo di albero di Natale fresco. Ragazzi, io l'anno scorso, ecco, ero diventata matta per andare a cercare questi luci e non li avevo trovati da nessuna parte. Andavo in migliori negozi per quanto riguarda la decorazione, la illuminazione, e nessuno ce l'aveva. E quest'anno li ho finalmente trovato. Allora, io l'anno scorso avevo prenotato su Amazon, mi sembrava che fossero con questo effetto, invece non c'erano. E quest'anno li ho trovati. Voi non vi immaginate che magia creano queste luci sull'albero. Anche se non mettete nessun giocattolo, nessuna decorazione sull'albero, ma mettete soltanto questa luce con questo effetto, fate un effetto wow, è un effetto incantevole. Allora, non sono delle luci tradizionali, quelle che si accendono e si spengono tutti insieme, no, che fanno tipo tutto questo gioco di luce. L'effetto multiflash, cioè praticamente quando voi lo mettete in presa non tutti si spengono e si accendono, ma quando fai l'effetto multiflash soltanto alcuni di loro. E io avevo visto già un albero con questo effetto e datemi retta, non c'è niente di più magico con un effetto così. Adesso io vi lo mostro. Ho smontato perché quando li metto via mi piace di smontare. Adesso vi farò vedere l'effetto. Sicuramente sull'albero è tutta un'altra cosa, per cui io avrò questi 1000 luci, in più ho altre 2000 luci, quelle di l'anno scorso, per cui in totale avremo 3000 luci sul nostro albero. Allora adesso accendo e vi li mostro. Ecco, vedete come soltanto alcuni di loro fanno questa scintilla, perché quando noi riempiamo l'albero tutto con queste luci, no? E queste scintille vanno ovunque su tutto l'albero. Io quest'anno l'albero lo voglio fare con questa luce che scintilla tutto multiflash, no? Che sarà incantevole. Poi userò delle decorazioni verdi bosco e soltanto cristallo. Allora, ho preso la catena di cristallo, non è plastica, ok? Non è tipo la resina, ma sono proprio dei cristalli. Allora, se li guardiamo all'interno, e soprattutto con il riflesso della luce, riflette il blu, per cui ho detto che abbiamo le nostre luci che hanno le multiflash blu, per cui starà bene anche con le nostre catene. Allora, sono da 1 metro, ne sono presa due pacchi, praticamente avrei 20 metri. Anche di questo vi lascerò nella descrizione del video il link. Poi mi sono anche ordinata delle gocce, sarebbe tipo, ecco, gocce di ghiaccio, diciamo così. Abbiamo anche il filo di legare, dopo mi devo mettere a prepararli tutti. Ecco, sono delle gocce molto belle. Sono presa anche 2 pacchi di angeli, cioè proprio voglio mettere gli angeletti così fini, no? Adesso li metto più vicino. Ecco, sono proprio di angeli molto belli, trasparenti anche questi, così mettiamo sul nostro albero. Così ecco, facciamo sul nostro albero tutto bello con trasparenti, con verde. Poi quando sarà riflesso di multiflash e di la catena con il cristallo farà un effetto bellissimo, lo so già. Allora mi sono presa anche questa catena con i cervi. Adesso li accendo, ecco qua. Vabbè, adesso loro sono legati, non li voglio perché sennò dopo sono praticamente di cervi.
Aspetta, adesso riesco a... Vediamo se riesco a... Ecco qua. Allora questi cervi li ho presi con la batteria, ma soprattutto per la comodità. Magari facciamo una striscia così, una catena con questi cervi come centro tavola. O qua sopra al camino, allo specchio, o sopra. O se no potete anche creare un altro effetto. Praticamente dove c'è l'albero mettete un filo di metallo più duro, ok? Fate come all'esterno, no, dell'albero, una striscia intorno all'albero e possiamo attaccare questi cervi, sembreranno che tipo stanno in aria, no? Ecco, un effetto molto bello anche così. Allora quelli ho trovato tutto su Amazon, invece adesso vi faccio vedere quello che ho preso dal negozio. Allora, ho preso delle paline, guardate all'interno abbiamo proprio la neve, anche loro con il riflesso della luce, no? Si vede tutto zuccherato, tipo bello. Non so se la camera riesce a trasmettere bene il riflesso, ma anche questi hanno tipo il blu all'interno, sono in vetro. Poi ne ho presi parecchie, anche così trasparenti, sempre con il riflesso. Poi ho preso alcuni così con i fiocchi di neve e anche questi molto belli. Poi visto che voglio comunque stare anche sulla tonalità di verde, ho preso anche alcuni alberelli così verdi. Adesso ecco qua ho messo la batteria, vedete che bello. Io quest'anno ho preso l'apparecchio da Ikea, quello per caricare le batterie, soprattutto adesso con le decorazioni, giusto per non andare a comprare sempre le batterie, sono dall'Ikea, per cui uscirà anche un video di Ikea che metterò all'interno dei pezzi molto utili per la casa e soprattutto quello per ripristinare la nostra casa. Uscirà un bellissimo video più avanti, quello di Ikea. Poi quando porteranno gli alberi sicuramente inizieremo con la decorazione per Natale.